Ciao e bentornato sul tuo canale podcast preferito. Questa quinta stagione continua ad immergersi nella incredibile storia della guerra delle guerre, lo scontro tra i greci e troiani, scatenato dal rapimento o dalla fuga di Elena da Sparta. Ho delle brevi comunicazioni prima di iniziare. Degli ascoltatori mi hanno chiesto come avrebbero potuto sostenere questo canale. Ora il modo c'è. Ho aperto una pagina sulla piattaforma Tipeee per chiunque voglia fare una donazione. È un modo per aiutare questo progetto e ringrazio fin d'ora tutti coloro che vorranno contribuire a rendere forte e vivo questo canale. Il link si trova nella descrizione. A partire da questo episodio poi nella descrizione inserisco anche dei link alle fonti su cui mi baso per la scrittura dei testi del canale e link ad altro materiale sempre collegato a questo podcast. Infine una avvertenza sull'episodio di oggi. Diomede, come verrai a sapere tra poco, sta per incontrare un valoroso avversario. Si tratta di un nipote di Bellerofonte. Nell'Iliade molti versi vengono spesi per parlare di questo eroe e della sua vita. Ho scelto di elidere questa lunga digressione solo perché alla incredibile vita di Bellerofonte è stato dedicato un episodio tantissimo tempo fa. Se vuoi conoscere l'eroe senza macchia che mentre cammina sulla terraferma trascina dietro di sé le onde del mare, l'episodio è il numero 33. Buon ascolto. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 155. Ettore e Andromaca. Ci siamo lasciati con Ares, il dio della guerra, che ferito da Diomede fugge e sale all'Olimpo per farsi medicare. Anche se Ares lascia la pugna, gli scontri terribili continuano ad avvenire e Diomede si getta di nuovo contro i troiani facendone strage. Non da meno è la forza d'attacco dell'incredibile Aiace Telamonio che con la sua ascia martello a due lame spedisce nell'Ade decine e decine di avversari. Anche Menelao e Agamennone partecipano a questa giornata, combattendo fianco a fianco. Nestore, l'anziano ma combattivo re, incita i suoi soldati all'attacco. In questo modo le forze greche riescono a fare indietreggiare le truppe troiane fino a quasi le mura. Eleno, uno dei figli di Priamo dotati del potere del vaticinio, esorta Enea ed Ettore a resistere all'attacco nemico. Le sue truppe daranno loro manforte. Una volta assicurata la posizione, Ettore dovrà rientrare in città ed andare a pregare Ecuba di portare dei panni di porpora in dono ad Atena, affinché la dea volga uno sguardo benevolo verso la città di Priamo e allontani dalle mura il figlio di Tideo, Diomede, che oggi combatte al pari di un dio. Di costui tutti temono la forza, che supera di certo quella favoleggiata del principe di Ftia, Achille. E Diomede è figlio dell'umano Tideo, mentre Achille è per certo figlio di una divinità. A queste parole Ettore pare trasformato e guida le sue truppe come ricaricato di nuova forza. Vengono in breve riconquistate le posizioni perdute. Avvisa gli alleati che si allontanerà per breve tempo ad effettuare una preghiera agli dei, che nessuno perda la calma o terreno. Il principe in breve farà ritorno.
In questa situazione, in cui i due eserciti paiono quasi riprendere fiato, Diomede davanti ai suoi, in prima linea, vede un avversario stupendo per armatura e dignità di fronte a lui. Il figlio di Tideo lo vuole affrontare. Stai per ascoltare uno dei momenti più alti dell'Iliade. Diomede richiama la sua attenzione. Chi sei tu, che per coraggio superi i tuoi compagni? Tu che ora affronti la mia lancia dalla lunga ombra, dimmi di chi sei figlio. Infelici i tuoi genitori che avranno notizia di come hai osato opporti alla mia forza e perciò sei caduto per mano mia. Oppure dichiara di essere un dio disceso dal cielo, poiché non voglio né posso combattere gli immortali. Ma se sei un uomo nato da donna e ti nutri coi frutti della madre terra, allora fatti avanti e presto esplorerai i confini dell'Ade. E l'altro: figlio di Tideo, perché domandi chi sono? Le generazioni degli uomini sono simili alle foglie di un albero che il vento strappa e getta a terra, ma nuove foglie in primavera sui rami fioriti spuntano. Un piccolo inciso, perdonami. È la prima volta, secondo diversi studiosi, che nella letteratura mondiale viene portato il paragone della foglia per indicare la caducità della vita, che tanta potenza e fortuna ha avuto nei millenni. Qui in più, nelle parole dell'antagonista di Diomede, che conosceremo tra un attimo, Omero inserisce anche la speranza di una nuova nascita, del perpetuarsi della vita. Magnifico. Torniamo al nostro sconosciuto avversario di Diomede. Io discendo da Sisifo l'astuto e da Bellerofonte suo nipote, uccisore della chimera e sterminatore delle Amazzoni. Io sono Glauco, nato da Ippoloco, figlio di Bellerofonte. È stato mio padre a inviarmi a Troia e a battermi sempre in prima fila ad onorare la stirpe di Efira e di Licia. A queste parole Diomede sorride e conficca la punta della sua lancia in terra e, cambiando tono di voce, così si rivolge a Glauco: il padre di mio padre, Oineo, accolse per 20 giorni il glorioso Bellerofonte e si scambiarono molti doni. Oineo consegnò una cintura di porpora all'eroe e in cambio ricevette una coppa d'oro a 2 manici, che ora appartiene a me. L'ho lasciata nella mia casa prima di partire per la guerra. Per quegli scambi e per quella amicizia io sarò perciò tuo ospite ed amico in Argolide e tu per me in Licia, se mai ci incontreremo dopo questa guerra. Non incrociamo oggi né mai le nostre armi, pur se combattiamo su fronti avversari. Ci sono molti troiani che io posso uccidere e altrettanto vasto è il numero di Achei che tu puoi abbattere. Scambiamoci le armi per dimostrare a tutti la nostra amicizia, di cui ci facciamo vanto. Non ti sorprendere di questo comportamento. Come in svariate occasioni abbiamo riscontrato, l'ospitalità è sacra per queste popolazioni. Essere stato ospite nel palazzo di Oineo ha reso Bellerofonte in pratica un parente del re. In questa visione Diomede e Glauco si ritrovano perciò ad essere dei cugini acquisiti. È impossibile per loro, qualsiasi possa essere la ragione, arrivare ad incrociare le armi. Torniamo alla nostra surreale scena. Entrambi gli eroi, sorridendo, saltano giù dai loro cocchi, si abbracciano e si stringono la mano, giurando sinceramente fede reciproca. Omero sottolinea però che Zeus deve aver offuscato il raziocinio di Glauco, in quanto lo scambio delle armi è a tutto vantaggio di Diomede.
Il valore di quelle dorate di Glauco supera quelle di bronzo di Diomede nel rapporto di 100 buoi contro 9. Mentre questo incontro ha luogo, Ettore giunge da Ecuba, sua madre, che inquieta in volto lo accoglie. La regina madre sa che finché Ettore, il suo figlio più valoroso, è fuori dalle mura in battaglia, Troia rimane al sicuro. Vederlo correre verso il palazzo perciò la turba. Gli offre del vino, che Ettore rifiuta, come declina anche l'invito a porgere una preghiera a Zeus. Egli è sporco di polvere e di sangue e così sozzo di morte non potrebbe rivolgere nemmeno il pensiero al figlio di Crono. No, Ettore è giunto da lei affinché la regina, insieme alle altre nobili anziane, ponga una supplica ad Atena di allontanare Diomede, che oggi, simile ad un dio, combatte furiosamente. Nella camera da letto di Ecuba, riposte con cura, ci sono le stoffe di color porpora, preziosissime e rare, che Paride ha portato con sé dalla sua sosta in Sidone, come abbiamo sentito diverse puntate fa. Ecuba sceglie la più grande tra queste stoffe, la più bella e la più finemente decorata, e la reca in dono al tempio della dea nata dalla testa di Zeus. Ahimè, sappiamo, noi invisibili testimoni, di come questa offerta lascia indifferente la dea dagli occhi azzurri, votata nel suo agire a vedere distrutta la città di Troia. Ettore, lasciata la madre, si reca senza indugio alle camere di Paride e di Elena per trovare il fratello che, seduto sul letto, sta preparando le sue armi, lucidando lo scudo e provando la tensione della corda del suo arco. Elena, tra le schiave, dirige il loro lavoro. Nuove parole di biasimo escono dalla bocca di Ettore all'indirizzo del fratello. Oh, miserabile! I nostri soldati muoiono combattendo tutto all'intorno delle nostre mura e tu sai che è a causa tua che la guerra circonda la nostra città. Che penseresti di un guerriero che abbandona la battaglia? Vieni ora, o Troia brucerà di fuoco nemico. E Paride: non è ingiusto il tuo rimprovero, e onestamente ti rispondo, non è per ira o per sdegno della battaglia che mi trovi qui nella mia casa. Volevo solo abbandonarmi al dolore e basta. Ma la mia dolce sposa mi ha incitato a tornare alla battaglia e così ho intenzione di fare. Perciò attendi che io indossi l'armatura o precedimi alle porte, che tra poco ti raggiungerò. Ettore, muto, volge lo sguardo da lui. Una gentile mano gli ha toccato il braccio. Elena. Cognato mio, di me che sono una cagna odiosa e tremenda, di me che vorrei che il giorno in cui vidi la luce un vento funesto mi avesse portato sulla cima di un monte o sulle onde del mare sonoro piuttosto che ritrovarmi qui oggi. Cognato di me che vorrei che gli dei mi avessero destinato un uomo migliore, che sapesse cos'è la vendetta. Cognato mio, sappi che questo uomo non ha l'animo fermo e mai lo avrà, e di questo suo carattere raccoglierà presto i frutti. Ma ora siediti e riposa un poco. A causa mia e della follia di Paride soffre il tuo cuore. Per volere di Zeus, il nostro è un triste destino, che verrà cantato dagli uomini che verranno. Ettore, con gentili ma ferme parole, rifiuta di fermarsi lì anche solo un minuto. Vuole andare a parlare alla sua dolce sposa, la fedele Andromaca, per darle forse il suo ultimo addio. Invita perciò Elena a spronare più che può Paride e a imporgli di sbrigarsi affinché insieme le truppe li vedano tornare alla battaglia. Arrivato alla sua casa, Ettore non trova Andromaca. La principessa si è recata con le altre donne sulla torre più alta di Ilio alla notizia che le forze troiane stanno perdendo terreno. Ettore vola
correndo alla torre e incontra la cara sposa che lo abbraccia piangendo di gioia nel vederlo ancora vivo. Dietro di lei un'ancella porta in braccio il piccolo Astianatte, il principino nato dai due. Ettore, guardando il piccolo, sorride muto. Andromaca, piangendo, parla ad Ettore, sperando di trattenerlo dalla battaglia. Gli ricorda di come, se lui morirà, il destino del figlioletto maschio è segnato, e anche il suo, di diventare schiava. Ella, in questa guerra, ha perso il padre e tutti i suoi 7 fratelli. A causa di Artemide ha perso anche la madre. Ettore le è padre, madre, fratello e dolce sposo. Che abbia pietà di lei e del piccolo Astianatte. Cara sposa, terribile è la mia vergogna di vile davanti a uomini e donne se mi tengo lontano dalla battaglia. Ho imparato ad essere forte e a combattere in prima fila per la gloria di Priamo e mia. In cuor mio lo so, verrà il giorno in cui Ilio cadrà, ma non penso ad Ecuba, a Priamo, ai miei fratelli morti nella polvere, no, io penso a te, trascinata schiava, obbligata a tessere stoffe per un'altra donna e a portare acqua contro il tuo volere senza libertà, che io possa morire ed essere ricoperto di terra prima di sentire le tue grida. Abbraccia la sposa e, toltosi l'elmo che spaventa Astianatte, bacia il piccolo. Andromaca, che si è ripresa un poco, si avvia verso casa con il bambino in braccio, voltandosi a vedere il marito che di corsa si avvia alle porte scee. Qui giunge insieme ad Ettore anche Paride, che spera di non averlo fatto attendere. Ed Ettore: nessun uomo giusto può criticare il tuo agire in battaglia, poiché si sa come tu sia valoroso, ma tu stesso ti sei tirato indietro, sottraendoti allo scontro. Mi affligge sentir parlar male di te dai troiani, che pur a causa tua soffrono. Perciò andiamo, e che Zeus ci conceda di innalzare il calice della vittoria nella nostra reggia, per aver scacciato gli Achei dalle belle armature. Escono come delle furie dalle porte scee e subito ingaggiano battaglia, guidando i troiani alla riscossa. Sia Ettore che Paride paiono invasati di un furore divino, tanto facilmente falcidiano gli avversari. Al loro fianco giunge Glauco con delle strane nuove armi di bronzo, mai viste prima in mano all'eroe. Anche Glauco combatte in maniera inarrestabile. Atena, dall'Olimpo, vedendo che i troiani guadagnano terreno, decide di intervenire nuovamente in difesa dei suoi amati Achei. Stai aiutando questo podcast già solo ascoltandolo. Se vuoi fare di più, puoi condividerlo, lasciare un mi piace e un commento. Se vuoi fare ancora di più, fai un clic sul link TP in descrizione e scopri come aiutarmi. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.